Ciao a tutti e benvenuti su IT Problem Solver. Sigla. Oggi ci addentreremo in LibreOffice Calc, il potente foglio di calcolo gratuito della suite LibreOffice. Prima di proseguire però vi invito ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video, quindi attivate la campanella. LibreOffice Calc è ideale per organizzare, analizzare e presentare i dati in modo professionale. Se siete alla ricerca di un'alternativa completa e gratuita a Microsoft Excel, questo è il video che fa per voi. Introduzione, andiamo a vedere l'interfaccia per un'introduzione. Quindi passiamo a far vedere il desktop. Ecco qua vedete l'interfaccia di Calc, quindi LibreOffice andando a riassumere un'applicazione open source continuamente migliorata da una comunità di sviluppatori. Permette di creare e gestire fogli di calcolo, svolgere analisi avanzate con formule e funzioni, visualizzare i dati tramite grafici personalizzabili, importare e esportare file in vari formati, inclusi quelli di Microsoft Excel, quindi si può salvare in formato Excel e viceversa caricare dei dati da Excel. Andiamo a fare il tour dell'interfaccia, andiamo a vedere la barra dei menu dove c'è il menu file, modifica, visualizza, inserisci, formato, andiamo a vederli uno per uno. File consente di aprire un nuovo file, di creare un nuovo file, di aprirne un esistente, di aprire un file remoto e si possono condividere i documenti, di vedere i documenti recenti che sono stati aperti, di modificare, aprire un modello, di gestire dei modelli, salvare con nome, salvare una copia, esportare in formato PDF, avere un'anteprima nel browser web, stampare, fare anteprima di stampa. Il menu modifica invece consente di tagliare, copiare il testo, trovare del testo all'interno del foglio Excel, e andare avanti. E altre funzioni come incollare, selezionare dei pezzi, visualizza, fa cambiare tra i diversi tipi di visualizzazione. Permette la visualizzazione normale, la visualizzazione in anteprima di stampa, visualizzare le varie barre degli strumenti, permette di togliere o mettere le barre, vedete che sono fleggate, la barra laterale che è anche fleggata, cambiare lo zoom, inserire, consente di inserire del testo, inserire un grafico, inserire delle tabelle, altre tabelle all'interno, inserire funzioni, formato, andare a cambiare il formato del testo, dal grassetto corsivo, celle, cambiare il formato delle celle, e andiamo a vedere stili, i vari stili del testo predefinito, e poi i vari stili predefinito, lo stile nota a pie pagina, lo stile di intestazione 1, intestazione 2, a differenza di LibreOffice ci sono solo due intestazioni perché è un foglio di calcolo, non è un foglio. Foglio permette di inserire delle celle nel foglio, di inserire righe, inserire colonne, di eliminare colonne, tutte formule di interazione del foglio. Dati permette di definire aree dati, strumenti, dizionario, validità dei subdozzari, strumenti. Negli strumenti invece si permette di selezionare la lingua, le opzioni di correzione, i formulari, infine le finestre che semplicemente permette di cambiare, selezionare tra le varie finestre quando ci sono più fogli e l'aiuto dove c'è la guida, che è una cosa importante che serve molto aiutarci nelle varie funzioni. Quando non si vuole capire bene come fare una cosa, si può andare a cercare sulla guida e è fatta molto bene.
si può inviare dei commenti, inviare donazioni perché è un software gratuito, però volendo si possono fare donazioni perché la comunità ha delle spese. Ora andiamo a vedere la barra sotto, la barra degli strumenti standard dove ci sono, fermando il mouse vicino automaticamente viene visualizzata cosa fa l'icona, quindi nuovo, e sono di nuovo delle funzioni per rapidamente aprire un file, salvare, esportare in PDF, stampare, attivare l'anteprima, tagliare un pezzo, copiare, incollare, copiare del formato, cancellare una formattazione, poi si può, questi due tasti molto importanti, uno consente di annullare, l'altro di ripristinare l'ultima, fare un redo, undo di tutto quello che si è fatto. Praticamente se si fa qualche sbaglio si può tornare indietro o viceversa, se si è sbagliato a tornare indietro si può ritornare avanti. Poi c'è lo trova e sostituisci per trovare del testo, il controllo ortografico, strumento per le righe e le colonne, strumento grafico e via dicendo, poi li vedremo man mano. La possibilità di scegliere il font, la grandezza di una casella, il grassetto corsivo, il colore del testo, l'allineamento, e non sto a elencarli tutti, li vedremo man mano che faremo che facciamo il tutorial. Quella sotto invece è la barra della formula, dove c'è la nome, vedete che qua siamo nella prima cella della prima casella, A1, e quindi il nome di questa cella è tratta dall'intersezione tra le righe e tra le colonne, quindi A1. Poi c'è possibilità di selezionare il tipo di formula, che può essere f di x, una sommatoria, ci sono più diversi tipi di formule predefinite, è uguale qua, praticamente l'area che si va a definire dopo il testo, prova. Vedete che quello che scrivo qua rimane scritto sulla casella, poi dando invio il cursore si è spostato sotto la riga 2. Qui viene chiamato anche campo di inserimento, questo campo. L'area di lavoro è appunto invece tutta questa parte dove ci sono le righe e le colonne, dove possiamo andare a inserire campi formati da tante righe, tante colonne. Diciamo, non sono tantissime, non sono proprio infinite, perché il foglio si può estendere al massimo fino a 1 milione di righe e 1024, quindi 10, 2 alla 20 righe, 1 milione di righe, e 2 alla decima colonne fino a 1024 colonne, quindi fino dalla colonna A alla colonna AM, e quindi vedete che c'è spazio per fare ampiamente tutte le cose da fare nelle cose che si possono definire un foglio di calcolo. Infine la barra di stato, peraltro invece se si vuole andare oltre bisogna ricorrere a altri sistemi tipo database, cioè se si vuole andare oltre 1 milione di righe questo non è un database, si possono eh, analizzare i dataset di dati, ma sono sempre estrazioni, non è uno strumento di database. Per fare quello bisogna usare strumenti di tipo DB. La barra di stato, quella qua sotto, dove vedete c'è il foglio, che in pratica un foglio di calcolo è composto da più fogli nello stesso documento, possono esserci più fogli. Foglio 1, in questo caso ce n'è solo uno che è il default, però cliccando posso inserire un foglio, lui mi chiede se inserire prima, io voglio dirgli di inserire dopo, vedete che il foglio 2 va a 2, va dietro, ci sono due fogli, foglio 1, foglio 2. Poi l'indicazione della modalità, se sono in modalità di inserimento, di sovrascrittura o di inserimento, a seconda se c'è insertivo o meno. E allora si va in modalità di sovrascrittura o in modalità di inserimento. Il conteggio delle celle selezionate, quindi se io seleziono una cella, lui visualizza 11 righe, 5 colonne, vedete che dice il conteggio delle celle selezionate. E poi lo zoom, che qua sotto, che permette di aumentare e diminuire lo zoom per andare a visualizzare meglio alcune parti delle colonne.
Questa diciamo è la parte introduttiva, ora passeremo alle funzioni di base. Qua andiamo a vedere le funzioni base, che sono l'inserimento dei dati nel testo. Abbiamo qua aperto un foglio nuovo, aprendo il calc sempre un foglio vuoto. Supponiamo che dobbiamo creare un foglio da zero, facendo clic sulla cella e possiamo inserire un testo. Per esempio io posso qua scrivo nome e poi premo tab e mi sposto sulla cella a destra e scrivo per esempio cognome e via dicendo mi sposto di nuovo a tab, invece se uso maiuscola più tab c'è il backspace e torna all'indietro, non backspace, maiuscola più tab, perché il backspace vado a cancellare. Poi usiamo invio, per usare invio si scende la riga sotto, poi si usa le frecce direzionali per spostarsi. E andiamo a vedere, ecco, mettiamo una terza colonna, età, per esempio, ecco. Poi vediamo come selezionare delle celle. Per selezionare una singola cella si fa clic e si seleziona una singola cella. Per selezionare un intervallo si tiene premuto lo shift e si fa un po' troppe. Tiene premuto lo shift e si prosegue il trascinamento. Ecco, ho selezionato questa riga, per esempio, per selezionare intere righe e colonna si clicca sulla riga, oppure si clicca sulla colonna e si seleziona l'intera riga e l'intera colonna. Quindi tenendo premuto maiuscolo e spostando il mouse si seleziona un'area della cella. Vediamo qua nella barra di stato dove ci dice che abbiamo selezionato 14 righe e 5 colonne. In effetti è giusto, è così. Il riempimento automatico, andiamo al riempimento automatico, ecco, andiamo a vedere una funzione, per esempio qua inseriamo sulla funzione foglia, andiamo a inserimento una riga, inserire una colonna prima, e qua metto numero, numero di serie, codice, per esempio un codice numerico che identifica il singolo persona, trascino. Allora, volevo riempire col primo valore, altrimenti trascino e vedete come automaticamente viene riempito. Come si possono nome Marco, per esempio, cognome Verdi, si possono inserire dei dati, scrivere. Andiamo a vedere la formattazione base. Mettiamo che io l'intestazione voglio cambiare formato e scelgo, ecco, cambio lo stile, metto stile e voglio scegliere lo stile intestazione 1. Vedete che ho cambiato intestazione 1. Aspetta, c'è stato un problema, torniamo indietro, perché forse così abbiamo provato anche il tasto indietro, non era messo, andiamo nuovamente indietro, torniamo come era prima. Comunque invece se si vuole andare direttamente a selezionare, mettere in grassetto, vedete che ha messo in grassetto, ho trascinato per sbaglio prima. Poi faccio la selezione, stile e trasformo in intestazione, nome, cognome, età. Vedete che poi si possono allogare le colonne, come applicare gli stili, grassetto, utilizziamo il pulsante dedicato della tastiera, per esempio CTRL B, ci sono anche le scorciatoie, se io voglio definire un tasto CTRL V e diventa grassetto, CTRL I è corsivo, CTRL U è sottolineato, per fare rapidamente. Poi si può cambiare il colore delle celle, per esempio queste celle io voglio
che il carattere diventi rosso, per esempio, ecco, e, e lo sfondo diventi giallo. Perfetto, ecco, l'allineamento, si può cambiare l'allineamento, selezioniamo per esempio questo numero, voglio allineare, cambiare l'allineamento al 100, vedete che l'ho allineato al 100, eh, possiamo anche regolare l'allineamento verticale, c'è anche l'allineamento verticale in alto, in basso e al centro. La formattazione numerica, possiamo andare a definire i campi, per esempio i vari campi, e in questo caso qua ci sono dei nomi, formato, celle, e quindi scegliamo che categoria vogliamo scegliere. Numeri, se vogliamo un numero, per esempio vogliamo un numero standard, ecco qua è successo un pasticcio, torniamo indietro, ecco perché nella selezione ho fatto un pasticcio, devo mettere solo lo sfondo giallo come ho messo prima, poi mettiamo stipendio qua così, stipendio, e qua mettiamo per esempio 1000, ecco io adesso qua voglio cambiare di questa colonna il formato, faccio formato, no, ho trascinato, ho sbagliato, in questo caso non dovevo trascinare ma dovevo solo selezionare, il trascinamento per fare la serie su questo puntino in basso si trascina, formato, celle, e vado a mettere numero e posso mettere, vedete che c'è il formato valuta e posso scegliere l'euro, vedete che avete il formato valuta. Andiamo a vedere un esempio pratico, creiamo nella colonna A, possiamo inserire i mesi dell'anno, per esempio qua c'è già codice 1, adesso sono dei poi inserisci colonne prima, ecco, mettiamo giorni della settimana, per esempio giorni, il numero abbiamo già visto come funziona il trascinamento, se mettiamo qua lunedì, vedete come funziona queste cose delle serie, che è molto pratico, va tiro giù, tac, lui completa, fa la serie di tutti i mesi dell'anno, lo stesso se io volessi inserisco una foglia, inserisci colonne prima, mese, lo stesso se io scrivo qua gennaio e trascino giù, vedete che lui completa automaticamente i mesi, sono 12, in combinazione sono 12 mesi. La colonna mese possiamo nella, inseriamo qua, abbiamo messo lo stipendio e lo stipendio non si può sequenziare, allora mettiamo 2500, e questo è un piccolo esempio. Abbiamo fatto, e questo qua ad esempio. Poi adesso abbiamo finito le funzioni base, andremo a vedere, ecco, possiamo vedere come salvare, tanto per vedere fai salva, e questo ci sono documenti, andiamo a finire una cartella prova, corso, e prova, andiamo a definire prova, abbiamo salvato il documento prova, il nostro primo documento. Adesso poi andremo a vedere nel capitolo successivo l'utilizzo delle formule e delle funzioni. Andiamo a vedere l'utilizzo delle formule e delle funzioni. Utilizziamo questa tabella creata prima, che ho fatto io prima
diversa da quella prima che abbiamo fatto nelle prove, una tabella abbiamo messo per prova dei mesi e dei dati di vendita fittizi. Andremo a vedere delle formule base basate su questa piccola cella dati. La prima formula base praticamente sono la somma, che è quella più semplice di tutte, infatti qua ho messo la cella totale, clicco sulla funzione della somma, clicco su somma, vedete che automaticamente lui seleziona l'area dopo, do invio e fa la somma delle celle dell'area dell'area dati soprastanti. Infatti lui ha messo B2 con B14. O un'altra funzione che possiamo vedere è la media. Possiamo vedere la media. In automatico lui va a mettere sempre le celle sopra. B2 su B2 B13, io metto B2 B13 e lui ha fatto il calc ha fatto la media. O ha un altro tipo di funzione, la funzione minimo. Andiamo a definire sempre B2 perché stavolta l'area dati non è individuato in automatico, B13. Andiamo a vedere che il minimo è questo, andiamo a vedere l'altra funzione che è la funzione massimo. Massimo, sempre andiamo a chiamare l'area dati, cambiare B2, B2, B13 e questa è la funzione massima. Chiaramente, come si poteva vedere, la funzione massimo è come dati 1300. Queste sono le funzioni base. Inoltre si possono fare delle differenze su delle celle, per esempio B4, con semplicemente selezionando i più e fare delle somme, oppure fare per esempio la stessa cosa con una divisione per esempio uguale, per esempio B2, B5, B2 diviso B5, per esempio, ma non ha senso, parliamo B2 diviso B5. Ho messo delle volte la sbarra, ma non ha senso, è una cosa che non ha senso, però si può dividere una cella, guardate solo il riferimento alla cella, diviso quell'altra cella, poi si può fare la moltiplicazione, per esempio uguale, sempre uguale, per inserire una forma B2 per 12 e io posso supporre se nella cella B2 che il mese di gennaio tutti i mesi fossero così per 12 da questo numero. Andiamo a vedere le altre funzioni avanzate che è conta se. Conta se è una funzione avanzata che conta solo se sono soddisfatti determinati criteri. Allora andiamo a inserire, a usare la forma f di x, che sono tutte le formule, ora c'è già, si è già posizionata sulla statistica perché conta se è definita come formula di statistica, oppure potete cercarle fra tutte per vedere tutte le formule, andiamo a cercare conta se, andiamo avanti, andiamo a vedere l'area dati che è B2, come abbiamo detto, B13. Andiamo a vedere i criteri che sono maggiore, bisogna mettere tra apici, penso che non so se anche qua funziona l'apice, ma mettiamo maggiore di 1000. Andiamo ok, ha dato errore perché va messo fra apici. E ha funzionato. I mesi in cui il ricavato dalle vendite sono maggiori di 1000 sono 4. Andiamo a inserire in questa funzione la somma se, un'altra funzione somma solo se, che non fa parte della statistica questa. Metto tutte, così le vedo tutte.
la funzione matematica normale, mentre conta se la relazione statistiche, somma, somma se, eccola qua, andiamo avanti, l'area B2, B13, sempre la stessa, i criteri sono, proviamo a mettere tra apici, maggiore di 500, mettiamo un criterio diverso, maggiore di 500 apice, andiamo a dare ok, abbiamo inserito, ha sommato tutte le vendite dei mesi che il ricavato delle vendite è superato 500. Queste sono le funzioni somma se, poi si può usare semplicemente un test logico, per esempio qua si può inserire una funzione, per esempio nell'area di inserimento andiamo nelle funzioni, andiamo a scrivere se, nelle matematiche mettiamo tutto, vogliamo inserire la funzione se che permette di restituire un valore che può servire per certe celle del campo. Se, andiamo avanti, se la colonna B7, facciamo se test, se B7 maggiore di 500, penso che vada sempre da apici, allora valore limite superato. Per esempio vendite buone, altrimenti vendite basse, ricavato buono, ricavato vabbè, adesso ci interessa solo vedere, questo non ha funzionato come se, forse qua non ci va l'apice. Ok, non ci andava l'apice nel testo. Vedete che lui ha visto che B7 è superiore a 500 e ha messo vendite buone. Se per esempio, questi sono degli esempi così, il ricavato è stato solo 300 e lui dice, capite come potete utilizzarlo in tanti punti. Poi potete cercare un valore, una colonna, e usare la funzione cerca verte, cerca un valore in una colonna e istituisce un valore, cerca un valore in una colonna e istituisce un valore corrispondente da un'altra colonna. Per esempio, la funzione cerca verte, prima andate in errore, vedete come funziona cerca verte, adesso li abbiamo messi qua, cerchiamo una stringa, per esempio si fa questa stringa che contiene giugno, nell'intervallo della matrice, cioè la tabella dati, A2, B13, l'intervallo della tabella, e l'indice su cui ritornare il valore. In questo caso cerca verde giugno, chiaramente restituisce giugno, se io cambio l'indice della tabella, metto 2, mi restituisce il valore dei ricavi delle vendite di giugno. Quindi potete capire che in questa maniera posso fare delle ricerche, restituire all'interno di una certa funzione un intervallo di dati, restituire la cifra che è corrispondente alla corrispondenza, cercando una stringa, oppure posso cercare una voce in un menu, eccetera, eccetera. Ok, allora adesso andiamo a vedere come creare dei grafici. Allora, selezioniamo prima di tutto, per creare un grafico, bisogna selezionare l'area dati su cui si va a creare il grafico. Andiamo a selezionare anche le etichette
in modo che il grafico sia più chiaro. Quindi andiamo a selezionare, poi spostiamoci appunto nel punto inserisci grafico e lui automaticamente andiamo nella parte di composizione del grafico. Poi possiamo scegliere se colonne, barre, torte, area. Andiamo al default, andiamo a quella colonna. Successivo selezioniamo l'area dati, che è quella che abbiamo già selezionato, che va bene. Successivo, serie di dati, dati di vendita, il colore, le categorie, diciamo di prendere tutti i valori dell'asse Y, i valori dell'asse X. Successivo andiamo a dare un titolo al grafico, per esempio vendite nell'anno. Sottotitolo, nell'asse X mettiamo i mesi e l'asse Y ricavato vendite. Non serviva neanche perché vendite. E poi mostra leggera, si può scegliere se mostrare la leggera o meno, fine. Ecco che lui ha fatto il grafico, poi si può, questo grafico si può anche spostare. È un'area, voglio spostare, adesso l'ho ridimensionato. Ecco, ho voluto spostare, ho voluto toglierlo. Praticamente si seleziona quando compare la crocetta, si può spostare nell'area dove volete mettere il grafico. Vedete che è molto semplice creare grafici veloci. Si può personalizzare inserendo un titolo sottotitolo, mettere etichette agli assi come abbiamo fatto noi, date di vendita e vendite. Adesso l'ho rimpicciolito troppo. Mesi, che abbiamo messo i mesi, non c'era neanche bisogno per chiare le vendite. Nell'asse Y ci sono le vendite, nell'asse X ci sono i mesi. Una volta inserito un grafico è un oggetto modificabile, quindi si può inserire liberamente, fare le modifiche al grafico, cambiare le etichette, quindi vedete che è uno strumento abbastanza potente anche per creare dei grafici. Ora andiamo a vedere le funzioni avanzate per la modifica dei dati. Andiamo a vedere la tabella pivot. Andiamo a selezionare l'area, sempre a 1 B13, poi andiamo a dare strumenti, dati, tabella pivot, inserisci o modifica. Andiamo a dirgli che i dati nella tabella pivot è la selezione attuale. Andiamo a dire ok. A questo punto abbiamo i campi disponibili mesi, bisogna decidere quali sono i campi righe e quali sono i campi mese. Perché è un incrocio usiamo come campi righe il mese e come dati di vendita i campi dati. E quindi è andato a creare un nuovo foglio creando come campi righe i campi di vendita e i campi di dati. Quindi io posso poi dire a vedere l'agosto, a vedere, selezionare solo una parte, poi fare di riempire i trimestrali e altre funzioni. L'altra funzione è il filtro, che andiamo a vedere, dati, filtro automatico, vedete che si è automaticamente messo il filtro. Io voglio vedere solo quelli in cui il mese è superiore a 500, quindi cancello gli altri valori. Ok, vedo tutti. Ah no, qui in questo caso è uguale. Il filtro è superiore a 500 e puntuale, però posso mettere ordine per colore, filtro per colore,
posso mettere anche un filtro per tutti i dati superiori a 500. In questo caso lui mi fa selezionare quali dati voglio visualizzare, poi posso mettere di nuovo tutti, quindi è uno strumento di filtro abbastanza potente. Oppure posso mettere maggiore di 300, di 500, ma questo non funziona. Mettere solo il filtro per, nel senso si può selezionare solo il valore. Ok, 550, andiamo a mettere tutti, ok. E sono di nuovo tutti, quindi potete vedere come si può inserire un filtro automatico, vengono aggiunte le frecce, possono filtrare in base di visualizzazione solo con mezze vendite superiori a 1000, possiamo vedere superiore. Filtro per condizione, filtro standard, filtro per colore, filtro per... Ecco, filtro, criterio di filtro, dati di vendita, condizione più grande di 500. Ok, adesso ho messo un filtro per i dati di vendita superiore a 500. Non ho fa vedere. Vabbè. Comunque poi si può, diciamo, con questa funzione impostare dei filtri. Togliamo tutti, togliamo pulisci filtro, filtro per condizione, filtro standard, dati di vendita, condizione eh, maggiore o uguale a 500. Ok, adesso forse ha funzionato, ecco. In questo caso ho filtrato i dati di vendita superiori a 500, quindi possiamo mettere dei filtri per dati vendita oppure andare a selezionare i singoli valori. In questo caso abbiamo messo un filtro per i dati vendita superiori a 500. Vogliamo mettere 700, cambiare il filtro, diamo ok e vediamo che i campi sono variati. Poi si può fare anche un ordinamento dei dati, fare un ordinamento dei dati, filtro dati, ordina. Colonna dati di vendita, posso ordinare in modo crescente tutti i dati. Io ho ordinato quelli filtrati, in questo caso per modalità crescente. Adesso posso pulire il filtro e lui comunque li ha ordinati per modalità crescente, quindi potete vedere che è ampiamente. E andiamo all'ultima parte, come salvare e esportare i dati. Di salvare, andiamo adesso questo qua, andiamo, clicca vedete che il pallino rosso indica che dobbiamo fare il salvataggio, che abbiamo fatto le modifiche e salviamo. Poi possiamo fare il salva con nome, gli diamo un altro nome, dati vendite V1 per esempio, V2 che ha fatto una nuova versione. Quindi possiamo fare file, salva con nome, e possiamo anche salvarlo in altro formato, salvarlo in formato Excel. Vedete che c'è il formato Excel 2007-365, che è il formato che va meglio. Salviamo in formato Excel
lui ci dia già sempre l'avvertimento che qualcosa di formattazione potrebbe andare perduto partendo da un formato là. Comunque lascio andate in formato Excel. Ora torniamo, voglio tornare, chiudere e tornare ad aprire vado in corso, dati vendite 2, aprire il formato ODS che lo preferisco per farvi vedere gli esercizi. Adesso era solo una prova. Ecco, adesso l'altra cosa che è molto importante, si può esportare file, esporta in formato CSV, che è Command Separate Value, che è una cosa molto utile per importare da altre parti tutti i formati PDF, JPEG, formato CSV per avere i dati grezzi e infine il formato PDF che esporta in PDF, esporta tutto il nostro report in formato PDF, ci dice cosa esportare. Andiamo poi a vedere, andiamo di nuovo nella cartella corso a vedere dati vendite.pdf ho esportato con una stampa, ve lo visualizzo qua, ecco tutto il nostro foglio esportato in PDF. Dove poi si può automatizzare l'interfaccia, come vi ho detto prima, visualizzando, togliendo delle barre degli strumenti, premendo per esempio F5 attivate il navigatore, nella barra degli strumenti si può personalizzare l'interfaccia, dei- aggiungere delle cose. Con F11 potete andare a modificare gli stili, si apre la finestra degli stili, vedete che c'è titolo 1, titolo 2, inserire qualche stile, cambiare qualche stile di testo e quindi si può modificare gli stili. Questi sono, diciamo, una panoramica che vi ho fatto di come si utilizza Calc diciamo, proprio modalità base con le funzioni principali, ma da queste funzioni si può partire a fare tutto. Vi faccio ancora vedere la guida. Eccola qua, la guida che è molto. Vediamo la guida, se vado su fogli elettronici, calc, cerco la funzione cerca.vert, per esempio, per fare un esempio dove prima ci eravamo bloccati un po', vediamo che c'è la cerca vert, lui si posiziona e c'è un'ampia spiegazione di tutte le cose, come fare, degli esempi, quindi segue passo passo. C'è una guida, come vi ho detto, in italiano, quindi potete con questo foglio, con questo strumento, potete fare tutte le cose che si possono fare normalmente con Excel, è ampio, si possono fare dei fogli molto complessi. L'ultima, torniamo ancora in Excel, adesso non lo vediamo, però esiste perché non è lo scopo, non è la programmazione, si possono anche creare delle macro, fare delle macro per fare delle funzioni più elaborate all'interno del foglio Excel. Ma diciamo questo non è l'argomento, proprio fare dei calcoli, tutti attenzione con i documenti, con le macro, che magari possono essere, se mandate poi il documento via mail, potrebbe essere filtrato, potrebbe essere bloccato perché un documento che contiene macro può essere considerato pericoloso. Vediamo lo strumento macro e torniamo a visualizzare il nostro foglio di calcolo. E ora ho passato in modalità, ecco, questo qua era lo strumento macro che avevo fatto vedere. Prima ero andato in modalità schermo pieno. Ora sono tornato con lo desktop, vi faccio vedere strumenti macro, modifica macro e qui potete inserire e modificare macro. Valgono le cose che vi ho detto prima, con le macro il documento potrebbe essere filtrato se lo mandate via mail perché
potrebbe essere ritenuto pericoloso perché ha del codice all'interno. Allora, penso di aver concluso questo tutorial su Excel, su Calc, che è uno strumento potente e veloce per fare elaborazione, statistiche. Abbiamo visto qua un esempio di un semplice grafo, ma si può fare un po' di tutto, è molto uno strumento potente. Grazie a tutti, allora vi raccomando, vi ringrazio se avete seguito tutto il video fino alla fine, mettete like e iscrivetevi al canale per rimanere informati sui prossimi video. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, ciao, ciao, ciao.